Se oggi potessimo fare una passeggiata nella Firenze del Quattrocento e scattare fotografie ai suoi abitanti, probabilmente otterremo qualcosa di molto simile ai dipinti di Domenico Ghirlandaio. Nato a Firenze nel 1448 con il nome di Domenico Bigordi, deve il suo soprannome al mestiere del padre, che realizzava preziose ghirlande e ornamenti metallici per le acconciature femminili. Fin da giovane mostra un talento straordinario per il disegno e la pittura e si forma in una città che sta vivendo una delle stagioni artistiche più straordinarie della storia. Quando pensiamo al Rinascimento pensiamo spesso a Leonardo, Michelangelo e Raffaello, ma prima di loro Ghirlandaio fu uno degli artisti che contribuirono a definire il volto della nuova arte fiorentina. La caratteristica più sorprendente di Ghirlandaio è la sua capacità di osservare la realtà. Mentre molti artisti del Medioevo rappresentavano figure idealizzate e simboliche, lui guarda le persone vere, studia i loro volti, i vestiti, le espressioni e i gesti quotidiani. Per questo motivo gli storici dell'arte lo definiscono spesso un cronista della Firenze rinascimentale. Nei suoi dipinti troviamo nobili, mercanti, religiosi, donne eleganti, bambini e cittadini comuni. Grazie a lui possiamo vedere com'era la vita nella Firenze dei Medici. Le sue opere non raccontano soltanto episodi religiosi, raccontano una società intera. Ghirlandaio non lavorava da solo, la sua bottega era una delle più importanti della città e impiegava numerosi collaboratori, tra cui i fratelli Davide e Benedetto. Era una vera e propria azienda artistica capace di realizzare enormi cicli di affreschi in tempi relativamente brevi. Tra i suoi apprendisti c'era anche un ragazzo destinato a diventare celebre in tutto il mondo, Michelangelo Buonarroti. Proprio nella bottega di Ghirlandaio il giovane Michelangelo imparò i primi segreti del mestiere osservando il maestro al lavoro. Anche se il futuro genio avrebbe poi superato il suo insegnante, l'influenza di Ghirlandaio sui suoi primi anni fu fondamentale. Uno dei capolavori assoluti di Ghirlandaio è il ciclo della Cappella Tornabuoni nella chiesa di Santa Maria Novella a Firenze. Qui l'artista racconta episodi della vita della Vergine e di San Giovanni Battista. La cosa straordinaria è che le scene religiose sembrano svolgersi nella Firenze del Quattrocento. I personaggi biblici convivono con i membri della famiglia Tornabuoni e con i più importanti cittadini dell'epoca. Guardando questi affreschi è come assistere a una gigantesca fotografia di gruppo del Rinascimento fiorentino. Ogni volto è un ritratto reale, ogni dettaglio racconta usi, costumi e moda dell'epoca. Un altro capolavoro si trova nella cappella Sassetti della chiesa di Santa Trinita. Qui Ghirlandaio racconta la vita di San Francesco. Ancora una volta, il santo medievale sembra vivere nella Firenze contemporanea all'artista. In una delle scene più famose compare addirittura Piazza della Signoria, con edifici perfettamente riconoscibili. L'opera dimostra come Ghirlandaio fosse interessato non solo alla religione, ma anche alla realtà urbana che lo circondava. La vita diventa protagonista insieme ai santi. Ghirlandaio fu uno dei più grandi ritrattisti del Quattrocento. I suoi personaggi non appaiono mai rigidi o impersonali. Pensiamo al celebre ritratto di Giovanna Tornabuoni. La giovane donna è rappresentata di profilo secondo la moda dell'epoca, ma ogni dettaglio contribuisce a raccontarne la personalità. Gli abiti raffinati, i gioielli, i libri e gli oggetti sullo sfondo diventano indizi sulla sua vita, sul suo carattere e sul suo ruolo sociale. È un modo nuovo di intendere il ritratto, non solo mostrare un volto, ma raccontare una persona. Tra tutte le sue opere una delle più amate è sicuramente Uomo anziano con il nipote. Il quadro mostra un vecchio dal volto segnato da una grave deformazione del naso, mentre guarda teneramente un bambino. Nel Rinascimento era raro rappresentare senza idealizzazione un difetto fisico così evidente, eppure Ghirlandaio non cerca di nasconderlo, anzi ci mostra come la bellezza possa risiedere nell'affetto, nella dolcezza e nell'umanità. Lo scambio di sguardi tra nonno e nipote rende questa immagine una delle più emozionanti della pittura rinascimentale. Dal punto di vista stilistico, Ghirlandaio possiede una pittura chiara e facilmente leggibile. Le composizioni sono ordinate, equilibrate e ricche di dettagli. I colori sono luminosi e raffinati, mentre la prospettiva organizza lo spazio con precisione. Non cerca effetti spettacolari come farà Michelangelo, né misteri visivi come Leonardo. La sua forza è la chiarezza narrativa. Ogni scena è comprensibile a colpo d'occhio e ogni personaggio occupa il proprio posto all'interno di una costruzione perfettamente armoniosa.
Le grandi famiglie fiorentine adoravano Ghirlandaio. Perché? Perché riusciva a celebrare il loro prestigio senza rinunciare alla qualità artistica. Nei suoi affreschi i committenti trovavano spazio accanto ai santi e ai personaggi biblici, entrando simbolicamente nella storia sacra. Era una forma di comunicazione potentissima. Grazie a questa capacità, l'artista ricevette incarichi prestigiosi non solo a Firenze, ma anche a Roma, dove partecipò alla decorazione della Cappella Sistina prima dell'arrivo di Michelangelo. Domenico Ghirlandaio morì nel 1494 a soli 45 anni, una vita relativamente breve ma incredibilmente intensa. Quando scomparve, Firenze stava per assistere all'ascesa di Leonardo, Michelangelo e Raffaello. Per questo motivo il suo nome è talvolta rimasto in ombra rispetto a questi giganti, eppure il suo contributo è stato decisivo. Ha trasformato la pittura religiosa in una finestra aperta sulla realtà del suo tempo, ha elevato il ritratto a strumento di indagine umana e ha lasciato una testimonianza insostituibile della Firenze rinascimentale. Se oggi possiamo osservare i volti, gli abiti, le piazze e la vita quotidiana della Firenze del Quattrocento, lo dobbiamo in gran parte a lui. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!